Dopo aver battuto l'esercito persiano ad Isso, a gennaio del 332 a.C., Alessandro si diresse verso l'Egitto. Egli, dopo aver raggiunto la città di Tiro, decise di porla sotto assedio, poiché non voleva lasciare città fuori dal proprio controllo alle sue spalle. Gli ambasciatori di Tiro in un primo momento si dissero disponibili a sottomettersi al dominio macedone, ma quando Alessandro chiese di poter entrare in città, gli ambasciatori tiri rifiutarono al re l'ingresso nella stessa. I tiri in realtà probabilmente, piuttosto che sottomettersi, desideravano rendersi neutrali ed aspettare l'esito della guerra, per schierarsi poi a fianco della parte vittoriosa. I tiri rifiutarono quindi di accettare il re macedone nella loro città, così Alessandro si predispose all'assedio. L'assedio si prospettava difficile, poiché Tiro sorgeva su di un'isola e la flotta macedone stentava ad avere il controllo del mare. Alessandro sfruttò la presenza di un istmo sommerso per procedere alla costruzione di un terrapieno, per collegare alla terra la città e procedere più facilmente all'assalto della stessa via terra. Ancora tuttavia i tiri disponevano della superiorità navale e molestavano continuamente gli operai macedoni, via via che i lavori si avvicinavano alla città e le costruzioni avanzavano laddove le acque erano più profonde. Alessandro, per proteggere la costruzione e gli uomini che vi lavoravano, fece costruire allora 2 torri alte 50 metri, da cui poteva bersagliare le navi avversarie e le mura di Tiro. I tiri, per contrastare queste iniziative di Alessandro, decisero di allestire una nave piena di materiale incendiario, che lanciarono contro le torri macedoni incendiandole. Alessandro si trovava sempre più disperato e frustrato per la resistenza dei tiri, ma fu a questo punto che gli sopraggiunsero rinforzi dal mare. 223 navi, in gran parte inviate da Cipro, si unirono alle forze macedoni. I tiri si ritrovarono ben presto in inferiorità numerica in fatto di navi e constatarono l'impossibilità di ingaggiare vittoriosamente una battaglia navale. Così si risolsero a schierare le loro trireme, le une accostate alle altre, all'ingresso dei loro 2 porti, per impedire agli avversari di entrarvi. I macedoni, d'altro canto, bloccarono entrambi i porti tiri con la loro nuova flotta. Ora Alessandro pianificò di attaccare le mura di Tiro dal mare, ma di fronte alle mura di Tiro erano stati disposti grandi massi di pietra che impedivano alle navi l'avvicinamento. Il re macedone ordinò ad alcune navi di avvicinarsi alle pietre, agganciarle e trasportarle in alto mare, ma i tiri riuscirono abilmente a tagliare le funi delle ancore delle navi macedoni, così Alessandro, per completare l'opera, dovette fare ricorso ad ancore agganciate da catene invece che da funi. Oramai però la città si trovava sempre più pressata e quando infine Alessandro riuscì a far avvicinare le macchine d'assedio sulle navi abbastanza vicino alle mura da aprirvi una breccia, il destino di Tiro fu segnato. Quando, sfruttando la breccia aperta, Alessandro riuscì a far penetrare i suoi ipaspistai all'interno delle mura, la città fu preda della soldataglia, che si dette alla strage indiscriminata, alimentata dalla rabbia per i mesi di assedio che avevano esasperato gli animi degli attaccanti. 8.000 cittadini furono uccisi, 2.000 dei quali crocifissi sulla spiaggia e circa 30.000 venduti come schiavi. Ad Alessandro si apriva allora la via dell'Egitto, quando gli arrivò la proposta di pace di Dario. Il gran re, in cambio dei suoi familiari presi prigionieri a Isso da Alessandro, offriva 10.000 talenti, sua figlia come sposa al re macedone e i territori fino a quel momento conquistati da Alessandro come concessione territoriale. Alessandro fece sapere che non desiderava che gli fosse concesso quanto poteva ottenere con le sue forze e ripartì verso l'Egitto. Qui ancora una volta dovette trovarsi di fronte una formidabile barriera costituita dalla città di Gaza. Questa cittadina sorgeva su di una collina a 600 metri dal mare ed era circondata da un terreno sabbioso, in cui difficilmente le macchine ossidionali avrebbero potuto avanzare. Alessandro fece circondare la città e, minate le mura, aprì dei varchi dai quali entrarono i suoi uomini, conquistando la città. Il governatore della città, un eunuco di nome Batis, subì un orrendo castigo. Alessandro, per punirlo di aver resistito alla sua avanzata,
lo legò dalle caviglie al suo carro e percorse la cinta muraria straziandone il corpo. Questa vendetta, che richiamava quella che l'eroe greco Achille aveva riservato al troiano Ettore, doveva servire da monito per tutti coloro che avessero desiderato opporsi all'avanzata di Alessandro. A questo punto niente poteva impedire ad Alessandro di accedere all'Egitto, una delle province più ricche e misteriose dell'impero persiano.